tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo interessantissimo, un modulo che mi sta dando la svolta nelle divisioni, mi sta facendo divertire tanto, un modulo che sembra iper sbilanciato o comunque iper offensivo, ma allo stesso tempo, grazie alle istruzioni e ad altri piccoli meccanismi che andremo a vedere adesso nel video, risulta comunque essere molto bilanciato e molto divertente. Andiamo subito ragazzi a vedere di cosa stiamo parlando. Andiamo quindi sulla nostra squadra, schema di gioco, ecco il modulo. È un modulo ragazzi per certi aspetti simile a quello che abbiamo visto i giorni scorsi, non lo metto in dubbio. Tra l'altro le carte praticamente sono le stesse, si potrebbe dire, a parte forse Ildiz che ho aggiunto da pochissimo. Però comunque ragazzi diciamo che in sostanza il grosso è rimasto invariato. Perché? Perché comunque ragazzi quel modulo che avevo fatto vedere è un modulo molto valido, è un modulo che mi fa divertire tantissimo, bisogna stare attenti e avere un pochino in difesa, ma allo stesso tempo comunque molto divertente. E questa diciamo che è un'altra variante, quindi una variante leggermente diversa. Partiamo dal portiere ragazzi. Il portiere è un portiere difensivo, ma voi potete metterci anche un portiere offensivo. Io ho Peter Cech, quindi ovviamente utilizzo lui perché è uno dei più forti per me attualmente nel gioco. Ma capisco che non ce lo possiamo avere, di conseguenza possiamo metterci anche un altro che comunque è ottimo. Maldini, terzino difensivo, caratteristiche di tutta la difesa. Quindi ragazzi mi raccomando, aprite bene le orecchie, difesa e velocità. La velocità ragazzi attualmente sull'attuale gameplay fa da padrona su altri meccanismi, su altre meccaniche di gioco. La velocità è fondamentale. Se noi non abbiamo ragazzi una buona velocità nei nostri giocatori, diventa un problema prendere gli attaccanti invece iper veloci che si allungano la palla, corrono e ci lasciano lì fermi sul posto. Quindi velocità e difesa, parametri fondamentali, mi raccomando ragazzi. Poi se c'è anche un minimo di tecnica buono, va bene, contatto fisico, salto, ovviamente un difensore quindi deve farsi rispettare fisicamente. Se non avete un terzino difensivo con queste caratteristiche, va bene ragazzi anche uno sviluppo. Perché? Perché abbiamo al centro delle difese invece un incontrista che invece dovrà andare a dare una mano appunto a questi due signori, quindi Pirlo e Vieira. Di conseguenza io vorrei che lui fosse il primo in prima battuta, che superato il centrocampo ci fosse subito lui, e subito dopo ragazzi invece i due difensori dietro un po' a fare da copertura. Anche lui una carta molto interessante, una carta che sicuramente alcuni di voi avranno. E le caratteristiche devono essere queste ragazzi: la velocità, la difesa e ovviamente un minimo di tecnica. Non è fondamentale, può anche non averne, diciamo, può averne anche di meno, avere valori comunque più bassi, però l'importante ragazzi è che abbia un minimo di difesa con parametri sempre intorno all'85-87 come minimo, e la velocità ragazzi è fondamentale, non l'accelerazione, attenzione, la velocità, perché per inseguire è fondamentale la velocità. Una carta molto interessante che mi ha portato, pensate un po', a panchinare anche Nesta, e alla sua sinistra ci metto il buon Beckenbauer in uno sviluppo con le stesse caratteristiche degli altri due difensori. Perché? Perché comunque ragazzi, come già detto, è importantissima la velocità. Quindi se non avete uno sviluppo del genere ragazzi, cercate di recuperarlo il prima possibile. Ci sono tante carte anche post settimanali usciti interessanti per quanto riguarda queste posizioni, però quasi tutti ormai dovremmo avere un giocatore top sviluppo, per dire, o almeno uno per ruolo in ogni squadra, sicuramente ognuno di noi ce l'ha. Passiamo ragazzi al centrocampo. Il centrocampo è un centrocampo diciamo offensivo, ma allo stesso tempo di ragionamento, perché intanto con questo modulo ragazzi si palleggia tantissimo. Cioè io non credevo si palleggiasse veramente così tanto, perché comunque i giocatori è vero che siamo con contropiede, ma sono tutti molto vicini come potete notare, quindi comunque i giocatori fra di loro si cercano. Abbiamo questo Vieira che è un incontrista, ma va bene, apro una parentesi, anche un collante barra un impresente, dipende un pochino come vogliamo giocare noi.
perché l'incontrista con onnipresente saranno sicuramente un pochino più offensivi, un po' più recupera palloni, mentre magari il collante sta più lì, pressa meno. Quindi ragazzi, anche qui le caratteristiche sono sempre le stesse: la velocità, la difesa e ovviamente qui è importante anche la tecnica. Ragazzi, stiamo parlando di mediani, centrocampisti, quindi devono far ripartire l'azione, non possono essere completamente scarsi scusatemi, tecnicamente parlando, perché altrimenti sarebbe per noi un problema azzeccare i passaggi. Questo Vieira è incredibile, ma una versione diciamo low cost che possiamo avere quasi un po' tutti probabilmente è Kanté. Io diciamo che lo sostituisco spesso con Vieira, perché Kanté lo trovo un Vieira in miniatura, con molto meno fisico, però comunque molto veloce, tecnicamente discreto, buona difesa, quindi ragazzi un po' gli stessi parametri che potrebbe avere lui. A fianco ci metto un tra le linee, ragazzi, e qui secondo me è importante la figura del tra le linee, perché appunto lui si va a schierare spesso e volentieri in situazioni in cui comunque non è facile raggiungere la palla, e lui appunto giocando fra le linee riesce spesso e volentieri comunque a trovare invece il suo spazio per farsela dare. Pirlo con i piedi è un maestro, ragazzi, non sono io che ve lo devo dire, ma sicuramente già lo conoscerete. Ma comunque ragazzi è importante che sia forte tecnicamente e difensivamente. A lui gli ho un pochino diciamo levato un po' di velocità, perché altrimenti perdeva nel resto dei parametri, ragazzi, ma alla fine della fiera io penso che le build corrette siano quelle nella quale facciamo il giocatore simile a quello appunto della realtà. Cioè, se Pirlo giocava in una certa maniera, perché io devo andarlo a stravolgere? Sì, magari una personalizzazione del gioco, però ragazzi alla fine della fiera rischia che le carte non ci rendano nemmeno. Quindi preferisco dargli magari qualche punticino in meno per dire sulla velocità, però sul possesso stretto, il passaggio rasoterra, il dribbling e via dicendo, ovviamente ragazzi era un maestro. Poi proseguiamo ragazzi quindi con Wesley Sneijder, trequartista, regista creativo. Molto interessante anche sta carta, perché comunque è una carta intanto epica, ma poi soprattutto ha dei parametri ragazzi buggati, come questo appunto possesso stretto, cioè fa dei passaggi veramente top. In più con il collegamento con Yildiz veramente ragazzi spaccano. Quindi io, se vi siete persi il video dove parlavo del collegamento, mi raccomando andatevelo a vedere, perché è fondamentale capire questa nuova dinamica di gioco, perché altrimenti non riusciamo più veramente a usufruire delle cose nuove che può mettere il gioco ogni tanto, quelle poche, quindi cerchiamo di coglierle. E regista creativo ragazzi ce ne sono diversi, anche lui non è velocissimo, però fa da padrone tutto il resto ragazzi, nel senso che comunque lui è un giocatore che sa farsi rispettare in campo con la sua tecnica, con il suo tiro, batte delle bellissime punizioni ragazzi, quindi mi raccomando, un giocatore che abbia queste caratteristiche, anche se non avrà 101 ma c'ha 95 di possesso stretto ad esempio, va bene uguale. Alla sua sinistra ragazzi ho pubblicato praticamente un Kenan Yildiz. Questo Kenan Yildiz diciamo che per me è stata un po' la rivelazione di questa squadra, perché io ce l'avevo in panchina perché l'ho voluto portare per dargli una chance, ma all'inizio ragazzi vi devo dire che non mi è piaciuto per come si muoveva, per come si allungava la palla, non mi era piaciuto, era più forte forse in realtà che sul gioco. Però devo dire ragazzi che questa carta merita veramente un minuto di presentazione, poiché ragazzi cioè è una carta che comunque segna, fa gol, cioè guardate un attimino, 14 partite ragazzi, 9 gol, quindi comunque una carta che messa lì davanti si fa rispettare. Andiamo invece all'attacco. L'attacco io ho Digno come esterno e 2 punte, una Mbappé e una questo signore diciamo alto un bel po' di centimetri
e che cerca ogni volta di fare gol di testa. Partiamo da lui. Gustav Nilsson, ragazzi, è un giocatore che possiamo un po' reperire un po' tutti, ma come i vari Haaland, come qualcun altro, forti di testa non ce ne sono tantissimi, ragazzi, nel senso che bagati sul colpo di testa non lo so, però comunque lui diciamo che è uno che si fa rispettare anche da questo punto di vista. Non sarà questa cartona, però diciamo che qualora volessi giocare, far salire la squadra oppure mettere giù qualche cross, sicuramente fa il caso nostro. Kylian Mbappé, ragazzi, non c'è bisogno di presentazione. E poi, ragazzi, alla sua destra Digno. Digno è un'ala prolifica, che ce ne sono diverse insomma con queste caratteristiche, veramente veramente top. Magari non avranno 100, 99, 99, ma va bene, ragazzi, anche un 90, 92, 93, insomma quei parametri lì. Andiamo subito, ragazzi, a vedere le istruzioni. Sono l'offensivo su Kenan Yildiz, l'offensivo sul trequartista, in linea bassa sul mediano incontrista, attenzione, fondamentale, e il contropiede, ragazzi, sulla prima punta, che è Mbappé. Proprio, ragazzi, comunque perché queste istruzioni non sono date a caso, ma sono date seguendo appunto una logica. Questa logica mi sta portando appunto a fare dei bei risultati e quindi, ragazzi, ve la voglio consigliare. Fatemi sapere più che altro voi, anche voi, che ne pensate nei commenti. Io vi ringrazio e vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamigo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamigo è una piattaforma videoludica dalla quale poter acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti del canale. Se avete piacere di supportare in maniera un pochino più decisa, ragazzi, mi raccomando, passate nel link che trovate in descrizione. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taranto. Ciao!